Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, come sempre video diviso in due parti, prima parte notizioni, seconda parte entriamo spieghiamo meglio i notizioni della prima parte. Quindi partiamo subito col primo notizione. A quanto ammonta l'assegno di maternità? Vediamo chi ne ha diritto, come fare domanda al comune di residenza, ok? Perché l'assegno di maternità di base, che noi comunemente chiamiamo anche assegno dei comuni, è un contributo economico mensile che viene pagato a tutte le madri che non hanno accesso ad altre indennità. Secondo notizione di oggi parliamo un pochino del modello Adicom esteso, assegno di inclusione, modello Adicom esteso, perché dovete sapere che è disponibile la versione online, così vediamo anche quando deve essere compilato e quando deve essere inviato. Bene, seconda parte del video. Adesso riprendiamo gli argomenti di prima. Allora, a quanto ammonta l'assegno di maternità di base? Vediamo chi ne ha diritto, come fare domanda, eccetera, eccetera. Perché dovete sapere, come vi ho detto prima, che questo è un contributo economico, quindi sono dei soldi, economico mensile, che di solito dura per 5 mesi e viene pagato a tutte le madri che non hanno accesso ad altre indennità. Questo assegno, ricordatevelo, deve essere richiesto al proprio comune di residenza. Ovviamente le regole per la richiesta possono variare un pochino da comune a comune, un pochino, diciamo che in linea generale la strada è uguale per tutti, poi ognuno più o meno si può fare le proprie regole, ma diciamo che il tragitto è quello. Però pare proprio di capire che l'importo che viene pagato in questo senso è uguale in tutti i comuni. E allora la domanda è, giustamente, visto che siamo qua a parlare di questi, a quanto ammonta l'importo mensile? Allora dovete sapere che è uscita una circolare qualche tempo fa, neanche poi tanto, da parte dell'INPS che spiega e aggiorna con i nuovi importi i pagamenti. Quindi l'INPS ci dice che l'importo dell'assegno mensile di maternità, se spettante per l'intera misura, per le nascite, gli affidamenti produttivi e le adozioni senza affidamento, verificatesi dal 1 di gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, e qui apro una parentesi, non vi preoccupate perché ve lo ricorderò ancora fino alla scadenza di quest'anno, perché dovete, come vi dico sempre, quando ci sono dei soldi in campo, andiamoli a prendere, non lasciamoli lì, perché sennò poi una volta che stanno lì, e chi li vede più quando tornano indietro? Quindi ve lo ricorderò ancora. Chiusa parentesi. Comunque, per tutto il 2025 l'importo è di 407 euro e spicci per 5 mensilità. 5 mensilità, e quindi un complessivo di 2037 euro. Ovviamente si fa riferimento sempre, come sempre, qua quando si parla di INPS si fa riferimento all'ISEE, e da tenere presente per le nascite, gli affidamenti produttivi e le adozioni senza affidamento che si sono verificati ovviamente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025 deve essere non superiore a 20.300, arrotondato 20.383. E ovviamente la seconda domanda che sorge spontanea è come e quando viene fatto il pagamento di questo assegno? Lo vediamo subito. Il comune, dopo aver verificato i requisiti, che come vi ho detto si chiede a loro,
può concedere il pagamento dell'assegno. Ovviamente il comune fa il provvedimento, sono tutte le cose loro, cose cartacee, timbri, non so, tutte le loro cose, e poi alla fine lo comunica alla persona che ne ha fatto richiesta. E nel caso in cui la domanda venga accolta, i dati vengono poi ovviamente trasmessi all'INPS, no? Perché l'INPS poi fa il pagamento. Adesso non mi chiedete perché tutto sto paciocco che passi al comune, poi il comune lo dice all'INPS, di qua e di là, non me lo chiedete perché non lo so, non me ne frega niente. Comunque diciamo che è così, no? Un po' come succedeva con la carta dedicata a te, no? Che il comune decide e poi il meccanismo è quello. E poi cosa fa? Una volta che i dati vengono trasmessi all'INPS, l'INPS paga nel modo in cui la persona ha chiesto di essere pagata, no? Cioè uno nella domanda si compila la parte come vuoi essere pagato e uno gli dice come vuoi essere pagato. E ricordatevi, mi raccomando, importantissimo, che la domanda deve essere inviata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o della bambina, comunque entro 6 mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o minaffido. E mi raccomando, questa roba qua finisce, cioè deve essere fatta in comune. Secondo notizione di oggi, abbiamo detto che oggi parliamo del modello ADICOM esteso perché è disponibile online il modello. Da un po' di tempo, adesso io dico, magari qualcuno ancora non lo sa, ci si può utilizzare il modello ADICOM online e io direi anche finalmente il modello ADICOM esteso è disponibile online. Cosa serve questo modello? Questo modello serve ai beneficiari dell'assegno di inclusione per comunicare all'INPS determinate informazioni. Vediamone alcune. Ok, vediamone alcune. Allora, l'inizio di un'attività lavorativa, cioè se voi prendete l'assegno di inclusione e iniziate a lavorare, questo serve per comunicare all'INPS, cioè non che l'INPS non lo sappia, cioè io sta cosa non l'ho mai capita. Non che l'INPS non sappia che voi state lavorando, Comunque, l'avvio di un'attività lavorativa. Eventuali variazioni che sono intervenute che riguardano praticamente un componente del nucleo familiare che, attenzione alle parole, che possono comportare modifiche nell'applicazione della scala di equivalenza, ok? Sia in più che in meno, Eventuali altre variazioni di quelle che sono state indicate nella domanda, cioè quando fate domanda indicate delle cose e se durante il corso dei mesi, dell'anno cambiano le cose, in base a come avete fatto la domanda, questo serve per comunicare. Per esempio il requisito della perdita dei dati del patrimonio immobiliare, eventuale possesso di beni durevoli, la residenza continua in Italia e poi anche, quarto punto, la richiesta della individuazione della carta di inclusione se non era stata inserita al momento della domanda, cioè la richiesta di una carta per ogni membro del nucleo familiare. Per quanto riguarda il lavoro dipendente, nella comunicazione di avvio di attività lavorativa bisogna indicare il reddito che si prevede di percepire nell'anno, mentre in caso di lavoro autonomo, diciamo, il reddito percepito trimestralmente. Perciò, se la comunicazione riguarda l'inizio di un'attività lavorativa successiva all'invio della domanda e quindi durante la percezione del sussidio, occorre proprio usare il modello esteso. Ultimi 2 punti interessanti sono che il reddito indicato concorre solo per la parte eccedente i 3.000 euro annui lordi alla determinazione dell'importo dell'assegno. E poi una cosa che mi state anche chiedendo è questa. Nel caso di comunicazione di avvio di attività di lavoro con contratto a tempo determinato, l'erogazione del beneficio viene sospesa fino alla scadenza contrattuale.
che ovviamente viene comunicata dal datore di lavoro entro le 6 mensilità, per poi essere riattivata il mese successivo alla scadenza. Quindi vedete che comunque l'INPS sa se lavorate o non lavorate, quindi l'utilità del modello ADCOM di dirgli sto lavorando è appunto. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così ovviamente sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!